collaborato Salvatore Biondino, stiamo dicendo, aveva la regia di questo gruppo di fuoco e ci dava ordine a tutti, e questo gruppo di fuoco l'aveva creato la commissione. E Biondino le aveva fatto espressamente il nome di Germanà come vittima di un... Salvatore Biondino, sì. Ma non era solo Germanà che doveva morire in quel periodo dovevano morire tanti. Sia quelli che hanno voltato le spalle a Reina e alla Commissione, a Cosa Nostra, a tutti noi, e sia anche quelli che davano fastidio. Gente che prima magari se ne parlava bene e poi invece dopo la sentenza della Cassazione è cambiato tutto. Prima se ne vantava Reina e Biondino che avevano buone amicizie e che avevano trovato le persone giuste per aggiustare il maxi processo. Gente che ne parlavano bene, poi tutti assieme invece si dovevano ammazzare. Allora, queste domande gliele avrei fatte dopo, però intanto, visto che lei stesso ha preso l'argomento rispondendo ad un'altra domanda, le chiedo di riferire quali discorsi lei ha direttamente sentito circa propositi omicidiari dopo la sentenza del maxi processo, comunque in quel periodo, perché siamo partiti da un riferimento all'omicidio Germanà, al programmato omicidio Germanà. Lei ha detto non era il solo che si doveva ammazzare. Io le chiedo intanto di riferire, per quello che lei ha direttamente sentito o per aver ricevuto incarichi o in altro modo all'interno di Cosa Nostra, le chiedo di sapere chi in quel momento veniva indicato come vittima di programmato attentato nel 1992. E poi casomai ci torniamo. Parliamo dopo la sentenza della Cassazione. Sì. Perché prima della sentenza della Cassazione le cose erano diverse, tutti erano bravi, perché ci fu un periodo, dottore, che dottor Reina e Salvatore Biondino nell'88, sto parlando 88, era giù di morale, erano caduti come persone, si sentivano disperati, perché poi ci fu un periodo che invece si vantavano, che erano entusiasti, perché avevano trovato le persone giuste. Quali erano gli altri nomi che lei ha sentito fare in quel momento come possibili vittime di attentati da parte di Cosa Nostra, di attentati, di omicidi da parte di Cosa Nostra? Allora, c'era tutta una lista che si dovevano fare ammazzare, a parte se avesse avuto possibilità dottor Reina l'avesse ammazzato a tutti, diceva sempre così Salvatore Biondino, Salvatore Reina, che se avessero avuto possibilità l'avesse ammazzato a tutti i politici, per quello che era successo, per la sentenza andata male del maxi processo. Però c'era una lista prioritaria di uccidere il commissario Germanà, l'onorevole Vizzini, Calogero Vizzini, era nella lista, di cui io ho fatto pure le dichiarazioni quando ho collaborato, che si pedinava, ma era un po' difficile perché c'era l'elicottero che la mattina lo veniva a prendere. Sempre dopo la sentenza parlo io. Dopo la sentenza tutti questi incarichi vengono. Tutti questi incarichi vengono dopo la sentenza, non è che c'è stato prima se ne parlava bene, poi si dovevano ammazzare. Lei ricorda, rispetto all'omicidio Lima, che è un fatto per lei indimenticabile, ha già detto di essere stato il principale esecutore materiale, ricorda se sono precedenti o successivi? Rispetto all'omicidio Lima? Successivi. Prima dottor Reina, detto da Salvatore Biondino, dottor Reina voleva ammazzato subito a Salvo Lima e al figlio, se c'era possibilità, e Andreotti con il figlio. Questi erano i primi che dovevano morire e infatti è stato il primo Salvo Lima. Perché poi doveva morire di Salvo, tutto quello che ora io poi le dirò. Va bene, quindi Vizzini abbiamo detto dopo, poi lei ha parlato di Mannino, lei riceve, lei o altri del suo gruppo, rispetto
al progetto di uccidere Mannino conosce qualche altro particolare? Riceve lei qualche incarico? Quanto riguarda Mannino, si deve uccidere. Intanto quello che non è che si possono uccidere tutto in un giorno, perché poi ci vuole pure, ma man mano c'era questa lista di uccidere queste persone che si dovevano uccidere i Salvo, i cugini Salvo, si dovevano uccidere Andreotti, si doveva uccidere Martelli, perché l'avevano pure con Martelli, in quanto Martelli era stato assieme con Craxi e si parlava pure di Gardini, ai tempi che c'era Gardini, ai tempi che c'era Ferruzzi, tutte persone che si interessavano per Cosa Nostra, stiamo parlando. Craxi Martelli l'abbiamo fatto diventare noi ministro di Grazia e Giustizia, perché Buscema Antonino, della famiglia di Passo di Rigano, aveva nelle mani queste persone come Ferruzzi, Craxi, Martelli. Lui aveva detto a noi, che abbiamo pure finanziato con 200 milioni di lire, noi come famiglia di Partanna Montella abbiamo uscito 200 milioni di lire per finanziare il Martelli e portarlo nell'88, anni 88, a farlo diventare ministro di Grazia e Giustizia, dove che ci diceva che poi si è avverato la realtà, perché quello che ha detto si è mantenuto, che piano piano faceva uscire i mafiosi, tutti con gli arresti domiciliari, arresti ospedalieri, che carcere non se ne faceva nessuno. Questa è una cosa che io ho vissuto personalmente, che ho finanziato dalla cassa di Partanna Mondello, abbiamo dato i voti, ed era pure nella lista di ucciderlo. E perché doveva essere ucciso? Martelli comunque diventa ministro di Grazia e Giustizia successivamente, diciamo, nel 91. Sì, perché sì. Poi, se voi lo avevate, diciamo, in qualche modo addirittura finanziato, lei dice nell'88, poi vedremo la data precisa. 88, 89, insomma 87, non mi ricordo. Perché poi Martelli doveva... Forse 87, no, forse 87. Scusi. 87. Perché poi nel 92 diventa un bersaglio da colpire? Martelli, se lo sa, signor Onorato, le chiedo sempre fatti e non interpretazioni eventualmente. No, io gli dico solo quello perché poi non lo so, ma io so solo che andando male in questo processo ci sono io gli ho detto che Reina diceva sempre, Salvatore Biondini, che se c'era possibilità voleva ammazzare a tutti i politici. Ma sa perché Reina accusa sempre lo Stato? Perché Reina in ogni intervista, ogni volta che si fa intervistare o affaccia una televisione dice sempre lo Stato, è perché sa lui benissimo come sono andate le cose. Non è perché accusa lo Stato, è che accusa lo Stato che lui sta pagando il conto. E lo Stato non sta pagando niente. Scusi perché per questo motivo che Reina accusa sempre lo Stato. Non è che l'accusa perché è una cosa che si inventa, ha ragione di accusare lo Stato. Io dico che ogni volta che vedo Reina che accusa lo Stato, accusa tutti Violante, accusa questo, accusa quello, accusa lo Stato che manovra, che fa, ha ragione. Ma guardi, accusa lo Stato perché... Sulla base di quali eventuali sue conoscenze lei dice questo? Cioè chi sono e quali sono i profili per cui uomini dello Stato dovrebbero essere accusati e dovrebbero pagare quello che stanno pagando? Lei dice Rina sta pagando, uomini dello Stato no. Sulla base di sue conoscenze, signor Onorato, ci spieghi meglio questa sua affermazione. Quando lei dice Rina ha ragione dicendo sto pagando solo io, perché, signor Onorato, lei dice che ha ragione? Sulla base di quali eventuali conoscenze lei dice che qualcuno dovrebbe pagare? E mi riferisco in particolare a questi soggetti che lei ha citato come bersaglio possibile di possibili attentati nel 92. Ma sono le conoscenze che io ho fatto 20 anni di Cosa Nostra e in 20 anni di Cosa Nostra è stato sempre risaputo e sentito, ho vissuto tante di quelle cose che non è che quando si parla di trattativa con lo Stato, io dico la trattativa, ma che trattativa se c'è stata sempre una convivenza?
Io ho sempre visto la convivenza fra i politici e Cosa Nostra. Dov'è questa trattativa se c'è stata sempre la convivenza? Io ho parlato di Dell'Utri, rapporti con Dell'Utri, nei processi, ho avuto direttamente a che fare, non per sentito dire, ma io ho avuto direttamente a che fare con Dell'Utri, ma come imprenditore, ma poi... ne ho sentite di cotte e di crude da quando ero in Cosa Nostra. Non è che Cosa Nostra si occupava, che in Cosa Nostra c'erano i ladri, i rapinatori. Cosa Nostra è un'organizzazione veramente, era fatta di queste persone. Ora Reina, quando accusa lo Stato, ha ragioni Calato, non abbiamo sempre parlato. E quando poi succede pure che... perché non è che viene a combattere la mafia dalla Chiesa a Palermo perché dava fastidio a Reina, ma perché ha dato fastidio, quello che è sempre, parlando sempre con Biondino, parlando sempre con Cosa Nostra, con le persone di Cosa Nostra. Quindi, di queste mie conoscenze io dico queste cose, ha ragione, perché prima gli hanno fatto fare tutto quello che si è fatto, poi al momento in cui l'unione pubblica scende in piazza e lo Stato reagisce, i politici si fanno tutti a nascondere, si nascondono tutti, e allora diciamo sì, ora va ammazzato tutti. Ecco perché dico, se avesse avuto possibilità l'avesse ammazzato a tutti. E perché accusa sempre lo Stato? Per questo motivo.